Salve a tutti, oggi è arrivata la seconda versione del Vanser Grezza che aspettavo perché volevo finire la review, aspettavo di avere anche la versione ultima dove è stata modificata la scheda madre, migliorata dice, dove sono stati cambiati gli switch, i principali, non noto differenze tra quelli laterali e cambiata, sembra anche ovviamente cambiando la scheda madre anche la rotellina. Per l'audio dei tasti lo faccio in conclusione spostando il microfono vicino appunto ai due devices. Allora, la differenza, come ho già detto, sono i tasti, scheda madre e rotellina in questo caso, e anche il cavo che è leggermente più morbido del precedente che abbiamo visto sulla versione. Sono tutte e due morbidissime in paracorde, però sembra che il secondo sia leggermente più morbido. Forse un'impressione, non lo so, forse il modello, però quello che mi risulta è questo. Altra differenza sta nei ricevitori. Wireless di sicuro. Ricevitori trasmettitori. RGB, no RGB. Devo dire che io avrei voluto questo rosso sulla prima versione che non ho trovato, per cui sono andato sulla seconda diretto sul rosso che simula il metallo. Non sentiamo ratto di nessun tipo da nessune due, come anche il primo. La prima impressione è quella di una qualità costruttiva eccelsa. Mi piace molto, come ho detto anche di questo, mi piace molto il discorso che siano un po' fuori dagli schemi come texture, e considerato tutto, mouse da 92 euro confronto ad altri che costano assai di più. Questo lo trovo sicuramente migliore di tanti famosi. Vediamo la differenza tra i piedini. Sembra chiaramente la forza applicabile che posso dare non sarà mai la solita, però sembra leggermente più scorrevole sul Cordura quello nuovo. Come vedete anche il colore, siamo un grigio scuro, un grigio più chiaro, sono tutte e due PTFE bianchi con i bordi arrotondati. Non è così accentuata la differenza, però sembra scorra leggermente meglio, niente di che. Per il resto forma è uguale, anche se a vederlo rosso sembra più grande, ma non lo è. Come si è detto anche il primo, insomma, le impugnature non c'è bisogno di ritornarci sopra. L'unica cosa che ora vi farò sentire è sulla rotellina, che c'è qualcosa che non mi quadra. Quindi interrompo qui e passiamo alla sezione tasti e click. Il microfono un po' più lontano, la voce mia si sentirà un po' peggiore, però i mezzi sono quelli che sono. Allora, partiamo con il primo. Passiamo al secondo. Allora, la differenza tra i due è non così accentuata, però si sente nel click e nella durezza della seconda versione. Più morbido, via, può bastare l'aggettivo più morbido, la versione prima. Così, essendo abituato a questo, lo preferisco il primo al secondo. Però, vabbè, qui credo si tratti solo di abitudine. Poi non più duro da premere il secondo. Rotellina, qui il feedback è totalmente diverso, si sente molto bene anche a livello audio che la differenza c'è. Quello che non mi quadra, ora provo ecco. Si sente un rumorino tipo metallico dentro che non
che non è, eccoci, che non è proprio il massimo. Si rientra sempre nel discorso che potrebbe essere tranquillamente un difetto di questo modello, però ecco, è una cosa che voglio far presente all'azienda, perché non si parla sempre di 90 e passa euro, insomma non è che sono mouse da 15, per cui uno ci dice va bene, ci può stare anche il problemino così, che però provato non danneggia lo scroll, solo che non è, ecco, non è il top come è sul primo, per cui al momento, a parte il livello estetico, che questo rosso mi piace veramente tanto, e il cavo e i piedini, devo dire che al momento, avendolo provato per poco tempo, reputo il primo migliore. Dovrei far cambiare la scocca tra il primo e il secondo in questo momento. Poi magari riaggiornerò dopo aver anche contattato l'azienda per quella rotellina, e avendoci fatto un pochino la mano concluderò la mia scelta, quale tra i due è il migliore. Così preferisco ancora il primo, poi vediamo dopo averci preso la mano se la situazione è migliore. Rimangono due mouse top in rapporto al costo che hanno i mouse wireless al momento, i top gamma, per cui io non posso fare altro che consigliando, sperando ovviamente sia solo un problema del mio, che sia una cosa anche semplicissima come spesso accade, magari posso anche risolverla per conto mio se mi danno il via, cercare di risolverla per conto mio se mi danno il via di poterlo aprire. Per cui riaggiornerò questa situazione. Per il resto, sentite, se vado così non si sente, solo in alcuni momenti. Per il resto, ribadisco, sono Dancer Grezza, per quanto mi riguarda è il miglior mouse wireless che abbia provato. Il primo, secondo c'ho qualche dubbiettino. Bene, a questo punto è concluso davvero, aspettavo il secondo, per cui vi ringrazio per aver seguito questa lunga review e alla prossima, sperando di farla più sintetizzata. Grazie e scusate l'ultima parte dell'audio, avendo sempre il microfono lì, sarà quello che sarà, però spero insomma mi si senta. Grazie a tutti, ciao!